Ragazzi, confine Italia-Svizzera, passo dello Spluga, siamo venuti fin qui per provare la nuova GTS 5. Quale posto migliore del punto più lontano dal mare per provare una giacca turistica di riferimento come questa? E che paesaggio! Ciao a tutti amici e bentornati sul canale YouTube di Pogliani Moto. Io sono Emanuele del reparto abbigliamento caschi e oggi vi presentiamo un'altra giacca, sempre di casa Clover, come nell'ultimo video della Savana dove vi abbiamo presentato Savana 4VP. Oggi vi presentiamo il top di gamma dal taglio Touring GTS 5, giacca che è l'aggiornamento della GTS 4, una giacca già apprezzatissima. Ci chiedevamo se sarebbe stato possibile migliorare una giacca che già era ottima e Clover chiaramente non ci ha delusi. La giacca è stata rivoluzionata per certi versi, sono cambiati i materiali, ma di questo vi parleremo nel dettaglio più avanti quando ci fermiamo. Guardate che spettacolo! Stiamo andando sul passo dello Spluga, un passo con molti tornanti stretti, dove abbiamo potuto apprezzare alcune caratteristiche particolari di questa giacca, dal momento che ha adottato dei materiali elasticizzati. Dicevamo, è una giacca 4 stagioni a 3 strati, massima espressione del concetto di DMS, Double Membrane System di Clover, una giacca quindi con 2 membrane, una esterna e una interna amovibile, un capo quindi che si propone di essere utilizzabile in tutte le stagioni e quindi alle varie temperature. Quando si parla di giacca a 4 stagioni non si vuole intendere semplicemente un capo che è fatto e finito così com'è, è utilizzabile, configurato in un modo in estate, configurato in un modo in inverno, configurabile in un altro nelle mezze stagioni, ma è una giacca che può essere utilizzata anche in un'uscita come questa dove si affrontano varie temperature. Stamattina siamo partiti che c'erano sui 15-18 gradi, adesso che è un po' più tardi, oggi siamo partiti con un po' più di calma rispetto al solito, siamo qui intorno ai 20 gradi e poi rientrando verso Milano affronteremo temperature decisamente estive dove andremo ad apprezzare la configurazione estiva della giacca. Intanto guardate che paesaggio! Oggi in questo magnifico paesaggio, guardate un po' che roba, vi presentiamo quello che è il concetto di DMS, sistema a doppia membrana di Clover, del quale GTS è punta di diamante. Parliamo di un sistema che prevede l'utilizzo di 2 membrane separate, una esterna e una interna. Il tessuto esterno è infatti laminato, consta di 2 materiali, un Duratec 9 tessuto laminato ed elasticizzato, è presente sulle porzioni di spalle, gomiti e vita, le zone quindi più sollecitate dove l'utilizzo di un tessuto elasticizzato è sicuramente molto interessante. Lo abbiamo provato in questi tornanti molto stretti che portano al passo dello Spluga, dove si ha una guida un po' più fisica e anche con gli interni montati, quindi il piumino e il layer antiacqua, non si ha quella sensazione di essere un po' infagottati che talvolta si può avere con le giacche a 3 strati, proprio grazie a questa elasticizzazione. Viene seguito molto bene il movimento del corpo. Nello scorso video vi abbiamo presentato Savana 4VP, una giacca sempre di Clover, sempre 4 stagioni a 3 strati, che condivide con questa GTS i materiali del guscio esterno, un Duratec 10 e un Duratec 9 elasticizzato nei punti di maggior sollecitazione. Ma quindi quali sono le grandi differenze che potrebbero far propendere un cliente alla scelta di questa piuttosto che dell'altra? Partiamo dal guscio esterno. A differenza di Savana, ma anche del modello precedente di GTS 4, qui il sistema di ventilazione è stato rivisto e migliorato notevolmente, questo per far fronte ai climi sempre più caldi delle stagioni estive. Abbiamo 2 pannelli frontali molto più profondi che arrivano fino in vita e su alle spalle. Come potete vedere, qui c'è un pannello che si può aprire e l'aria entra da questa grossa feritoia, dopodiché viene convogliata fin giù
in vita e fin sopra alle spalle, grazie a un sistema di aerazione a rete strutturato in modo tale da portare e canalizzare l'aria in tutta la porzione di questo mesh 3D. A questo punto, una volta entrata, l'aria esce da un sistema di estrazione gigantesco. Abbiamo un pannello sulla schiena che, una volta aperto, tanta aria entra, tanta aria esce. Per le braccia abbiamo poi un sistema di aerazione anche qui enorme. Abbiamo una cerniera che va dal polso fino a metà bicipite. L'aria entra e viene portata fin dietro la schiena. Un ottimo ricircolo. E per finire, sempre riguardo alla reazione, una piccola chicca. La cerniera centrale può essere aperta, a quel punto si ha un pannello in mesh 3D che va ad allargare un po' la giacca e quindi favorire un ingresso e un ricircolo d'aria. Riguardo poi alla capacità di carico abbiamo una serie di novità rispetto al modello precedente. Un taschino sull'avambraccio dove poter riporre telepass piuttosto che piccoli oggetti. Abbiamo un tascone posteriore completamente rivisto, qui in materiale elasticizzato, dove sarà molto facile riporre e caricare gli strati interni della giacca. I due tasconi frontali sono sempre 100% waterproof, così come waterproof è la tasca all'interno del layer antiacqua. Ricordiamo che tutto il guscio esterno è completamente laminato. Dell'acqua potrebbe penetrare solamente dalle cerniere e dalle cuciture, motivo per il quale il layer antipioggia è indossabile sopra la giacca. Nel momento in cui avete una giacca come in questo momento con le prese d'aria aperte, per non doversi fermare e chiudere tutte le prese d'aria sarà sufficiente indossare al volo sopra l'antipioggia. Antipioggia che, rispetto a quello che abbiamo visto su Savana, è completamente elasticizzato, quindi diciamo un plus per quanto riguarda il comfort e la mobilità durante la guida. E arriviamo ora all'ultimo strato, il piumino termico. Abbiamo un piumino di 120 grammi busto dorso, 80 sulle braccia, molto più generoso rispetto a quello di Savana per quanto riguarda la grammatura. Abbiamo una cerniera frontale che permette di chiuderlo e poi, come vedete, può essere indossato come piumino da passeggio una volta arrivati a destinazione. Si potrebbe quindi dire che effettivamente GTS 5 è più adatta per i climi maggiormente rigidi, ma di questo parleremo nelle conclusioni. Ma veniamo ora alla protettività di questa giacca. È una giacca da moto, quindi deve fare il suo lavoro, cioè proteggerci in caso di caduta e impatto. È una giacca che ha dei tessuti molto resistenti all'abrasione, con dei rinforzi in ripstop, un materiale resistente allo strappo all'abrasione sui punti di maggior sollecitazione. Ma veniamo alla protezione in caso di impatto. Abbiamo per spalle e gomiti delle protezioni di livello 2 Type B, quindi molto estese. In questo caso vediamo una protezione per il gomito. È fatta in modo tale da avere questi tagli che favoriscono i movimenti delle braccia in caso di guida anche da in piedi o, come abbiamo fatto oggi, una guida un po' dinamica. Queste protezioni di livello 2 tipo B, quindi particolarmente estese su gomiti e su spalle, sono le stesse che vi abbiamo presentato in Savana 4, che a tutti gli effetti è un modello che si colloca su una fascia leggermente inferiore rispetto a questa GTS 5. Questo perché Clover non lesina certo sulle protezioni e vuole fornire a tutti i motoviaggiatori delle protezioni di riferimento. Brava Clover! Ed esattamente come in Savana abbiamo un chest protector livello 1 diviso in due parti, ognuna da inserire in un taschino. Una volta allacciata la cerniera fornirà una protezione completa per il torace. Livello 1 in questo caso non per una mancanza da parte dell'azienda, ma si sceglie per il chest protector tendenzialmente sempre qualcosa di abbastanza sottile. Un livello 2 sarebbe troppo spinto e andrebbe a confliggere un po' con i movimenti, andando quindi a inficiare tutte quelle che sono le qualità di comfort, elasticità e morbidezza della giacca. Ma passiamo ora al paraschiena. Anche qui in GTS 5, come in tutte le giacche di Clover, è chiaramente inseribile un paraschiena in una tasca posteriore dedicata. Abbiamo scelto di farvi vedere oggi però un'altra soluzione, che è il paraschiena, quello a bretelle, che in una giacca come GTS 5 è molto comodo da indossare proprio perché, essendo elasticizzata, non si andrà mai a percepire quella porzione di paraschiena che rimane sulla parte più bassa, che invece non è compresa nel paraschiena da inserto. Si tratta di quest'ultima porzione qui, che tipicamente nei paraschiena da inserto non è inclusa. Avendo una giacca con del materiale elasticizzato non si andrà a percepire l'interferenza di questa porzione di paraschiena.
Il paraschiena poi che offre Clover, questo Back Pro di livello 2, è un paraschiena generosissimo in quanto a protezione, perché pensate ha un assorbimento in termini di kilonewton residui di 5,5. Abbiamo già parlato in un altro video dedicato agli airbag di quello che è l'assorbimento dei kilonewton, andate a curiosare. Ma ora siamo arrivati qui al lago, proprio sotto al passo dello Spluga. Arriviamo in cima per poter godere di un bellissimo paesaggio e iniziare a tirare un po' le conclusioni. Vi aspetto in cima. Ciao! Ragazzi, ma che spettacolo è il passo dello Spluga, ultimi tornanti prima di arrivare in cima dove saremo al confine con la Svizzera. Guardate che meraviglia di paesaggi, ultimi tornanti prima di raggiungere la vetta con questa GTS 5 di Clover. Giacca comodissima, davvero come non indossare nulla, morbida, piacevole al tatto, questo grazie anche al trattamento Cotton Feeling del Duratec 10, veramente notevole. Non sembra di avere indosso una giacca laminata, questo perché grazie al sistema a doppia membrana l'impermeabilità è suddivisa equamente tra le due membrane, quella del guscio esterno, quindi il Duratec laminato alla membrana Aquazone, e la membrana impermeabile del layer intermedio. In questo modo si ha veramente una giacca sempre morbida, veramente notevole. Clover sta evidentemente puntando molto su questo sistema di doppia membrana. Secondo noi è una scelta vincente se si vuole avere una giacca che possa offrire il meglio in qualsiasi condizione climatica, dal caldo dove si può sfruttare tutti i pannelli da reazione, fino all'inverno dove laminatura, layer intermedio e piumino vanno a garantire un comfort termico notevole. Secondo me poi nell'inverno più spinto può avere un suo senso mettere il layer antiacqua all'esterno. Si perde forse un filino in traspirazione, però si vanno a tappare tutte le prese d'aria che tornano utilissime in estate, perché sono delle prese d'aria ampie, scusate, le cerniere delle prese d'aria, perché sono ampie e di tipo non nastrato, quindi tradizionale, fanno filtrare un po' d'aria. Nell'inverno più rigido si va a mettere sopra l'antiacqua e si tappa tutto ciò, a pena di perdere magari un pochino in traspirazione. È una giacca versatilissima, è un concetto di giacca quello di doppia membrana, versatile e adatto a tutte le esigenze. Un'altra cosa importante di queste giacche Clover, chiaramente sono tutte abbinabili con cerniera a un pantalone. Io in questo momento ho il GTS 4, ma si può abbinare anche per dire a un Laminetor, quello un po' a seconda di quale aspetto della giacca si vuole andare a potenziare, un discorso di laminatura e quindi andiamo a mettere il Laminetor, oppure il GTS se si vuole avere una cosa molto versatile in tutte le stagioni, perché GTS 4 pantalone ha due prese d'aria, cosce e appena sotto il ginocchio veramente notevoli. Le prese d'aria sono sicuramente una cosa che in questa GTS 5, così come per la Savana, si apprezza tantissimo. Sembra incredibile come l'aria riesca ad arrivare in tutti gli interstizi, anche dove entra direttamente, perché grazie a questa struttura in 3D viene portata e convogliata, una roba notevolissima, si sente perché hai proprio quella sensazione come quando apri le prese d'aria del casco e inizi a sentire un po' di brezza, no? Quando le prese d'aria sono efficaci, ecco. E questo è il caso delle prese d'aria delle giacche Clover, veramente notevole. Ci aveva stupito su Savana 4, anche su questa GTS andiamo alla grande. Ma che roba! Ragazzi, poi io apprezzo veramente tanto questo taschino qui, perché ci posso mettere il telepass e in questa posizione devo dire che si alza addirittura la sbarra.
fantastico. Poi magari potremmo dedicare un video a una comparazione tra questi diversi tipi di giacche, ma eccoci arrivati in cima. Guardate di là che spettacolo, Passo dello Spluga, confine Italia-Svizzera. Guardate che rovetta, guardate che paesaggio. Adesso noi parcheggiamo qui e direi che possiamo tirare un po' le nostre conclusioni. Ragazzi, siamo in cima al Passo dello Spluga. Quale posto migliore per tirare un po' le fila riguardo a questa GTS 5? Cosa ci è piaciuto e a chi consigliamo questa giacca? GTS 5 è il top di gamma per quanto riguarda le giacche 4 stagioni a 3 strati di casa Clover. Ha un taglio touring, il che la differenzia un po' dalla cugina crossover che vi abbiamo presentato anch'essa in un altro video, che ha il taglio un po' più adventure, ha una maggiore capacità di carico e delle prese d'aria totalmente differenti. Questa è una giacca da taglio un po' più touring, simile a Savannah 4 che vi abbiamo già presentato. Ma a chi è dedicata allora GTS 5? Abbiamo detto che ha una ventilazione sicuramente superiore rispetto a Savannah, quindi è una giacca che è molto indicata anche per chi ha bisogno di un capo che vada a far circolare veramente tanta aria nella stagione estiva. Rimane sempre il consiglio in estate di utilizzare un intimo tecnico di tipo estivo, quindi che vi terrà asciutti e butterà all'esterno il sudore. In questo modo andrete a potenziare molto questo aspetto di GTS 5. Per quanto riguarda invece l'inverno, qui abbiamo una dotazione di riferimento, perché il piumino è fantastico, tiene molto caldo e il fatto di poterlo utilizzare anche come capo a sé lo rende veramente versatile. Unito alla laminatura della giacca e al layer intermedio permette di affrontare qualsiasi situazione invernale, come vi dicevo prima on board, anche mettendo sopra l'impermeabile. Quindi a chi è dedicata? A quei mototuristi che o vogliono partire già con un capo 4 stagioni di ottimo livello, oppure a chi magari ha fatto un primo passo nel mondo delle 4 stagioni con dei prodotti che si collocano su un'altra fascia di prezzo e vuole fare un salto in avanti, magari andando a fare dei percorsi invernali già un filino più impegnativi, dove si scende parecchio sotto zero, o magari dei viaggi estivi dove serve comunque avere una giacca con un ottimo livello di protezione, perché ricordiamo le giacche estive non sempre hanno delle protezioni di livello 2. In questo caso andreste ad avere una giacca che tiene bene il caldo con protezioni di riferimento. Quindi ora non ci resta che salutarvi, speriamo che il video vi sia piaciuto e vi sia stato chiaramente utile. Vi aspettiamo in negozio in Viale Fratelli Casiraghi 427, Sesto San Giovanni, a 2 colpi di gas da Milano, ma ogni tanto potreste trovarci anche qui sui Passi Alpini a provare dei prodotti che poi vi presentiamo in negozio. Ci si vede in strada, ciao! Ricordatevi, mai uscire con Emanuele, vi fa svegliare alle 3 del mattino. Oggi sono riuscito a barattare per le 7, io sto male.